Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video. Non lo volevo fare, questo è uno di quei video che mi sarei risparmiato volentieri perché tanto l'avete letto dal titolo e visto dalla copertina, è inutile fare mille giri di parole. Sì, il mio iPhone 13 Pro è nuovamente difettoso. Perché dico nuovamente? Beh, perché in realtà questo iPhone 13 Pro è già il modello sostitutivo. Per quale motivo mi lamento adesso dopo 2 mesi? Beh, perché io acquistai un iPhone 13 Pro 256 GB, 1300 euro al day one e mi arrivò con degli stranissimi problemi allo schermo, ovvero lo schermo faceva dei flash assurdi. C'è già un video sul canale che racconta tutto l'avvenimento, quindi non starò a dilungarmi più di tanto, insomma potete recuperare quel video. Comunque vi lascerò sicuramente in sovraimpressione un filmato di quanto successo. Come mi sono mosso in passato? Allora, ho scritto ad Amazon, mi hanno inviato in 4 giorni un telefono sostitutivo, questo, e io ho rimandato l'altro a loro. Però voi sotto ai commenti di quel video mi avete detto se andavi all'Apple Store ti cambiavano lo schermo in giornata o ti cambiavano comunque il telefono in giornata. Questa volta ho provato ad affidarmi a voi, a fare quello che mi avete suggerito già nello scorso episodio. Quindi ieri sono andato all'Apple Store e ecco quello che è successo. Andiamo all'Apple Store. I wanna tell you that I love you 100 times a day. Allora, abbiamo fatto il check-in Apple Store, non avevo proprio nessuna speranza, però contro ogni aspettativa mi hanno detto che alle 4 e un quarto, 16:15, mi avrebbero fatto il check approfondito al display e nel caso me l'avrebbero cambiato. Però mi è appena arrivato un SMS dall'Apple Store che sono già pronti con 2 ore d'anticipo e quindi adesso portiamo l'iPhone all'Apple Store e dovrebbero cambiarmi il display gratuitamente. Mi scoccia un po' perché l'iPhone è nuovo, quindi mi avrebbe fatto comodo avercelo direttamente nuovo l'iPhone, però non voglio di aspettare settimane e settimane per avere il telefono nuovo, quindi ci aggiorniamo tra un po'. Dopo un'ora di attesa e brutte notizie da parte della commessa, eccomi di nuovo qui a casa mia. Per quale motivo? Beh, perché in Apple Store non sono riuscito a fare nulla, non mi hanno potuto aiutare. Allora, innanzitutto ringrazio la ragazza dell'Apple Store perché è stata veramente gentilissima, però non mi hanno saputo aiutare, cioè mi hanno detto se il display non rispetta gli standard qualitativi di Apple, te lo cambiamo, altrimenti no. A me sembrava già cosa fatta, cioè lo schermo è verde, è osceno, ecco qua, cioè, guardatevi voi una foto di com'è lo schermo del mio iPhone, ma adesso vi racconto anche come me ne sono accorto. Eppure la ragazza mi ha detto che per lei era tutto normale. I tech addicted lo sanno, far comparire queste tinte viola, verdi, far vedere lo schermo marso, per utilizzare il termine coniato da Davide di Stock Droid nel 2021, è un po' complesso. Bisogna trovarsi in un ambiente buio, impostare la luminosità dello smartphone al minimo e appunto andare su una schermata di quel preciso grigio. Ecco, in questa condizione lo schermo del mio iPhone fa veramente cagare, si può dire, sì lo dico perché il mio canale faccio come mi pare, quindi il mio iPhone ha uno schermo di merda. Ottimo, 1300 euro, ve lo ricordo, modello già sostituito in precedenza da Amazon, quindi il secondo iPhone su due difettoso, che becco. La ragazza in Apple Store è stata super gentile, mi ha detto che comunque a loro non interessa se io l'iPhone l'ho acquistato da Amazon oppure no, e quindi anche qui mettetevi l'anima in pace, se acquistate un iPhone da Amazon è come se lo acquistate in Apple Store, perché ovviamente nel primo anno se andate in Apple Store vi tratteranno come chi ha acquistato un iPhone in Apple Store, nel secondo anno ovviamente no, perché la garanzia è presso il venditore. Chi acquista in Apple Store ha il primo anno presso il produttore, Apple Store, e il secondo anno presso il venditore, Apple Store. Invece chi acquista su Amazon il secondo anno deve adattarsi con i termini di Amazon. Questo giusto per fare un piccolo excursus, ma facciamo un passo indietro. Come mi sono accorto di questo schermo schifoso? Allora, io utilizzo questo iPhone, se non sbaglio, dal 6 ottobre e fino ad oggi non ho mai avuto alcun tipo di problema. Quindi io tutto tranquillo, la sera mi vado a fare il mio allenamento di calcio a 5, torno in auto per tornarmene a casa, prendo il telefono per inviare un messaggio, panico.
Panico, era tutto verde, cioè io volevo morire, cioè, sarebbe stato meglio, meno doloroso. Ho fatto un attimo un sospiro, ho detto vabbè magari sono i miei occhi, lo faccio vedere a mio fratello, mi ha detto no Lu, è tutto verde, ok, a posto, cioè, ho capito tutto. Allora, mentre torniamo a casa, in macchina con noi c'era un mio amico, lui ha un iPhone 12, gli ho fatto, senti zio, metti un attimino sta foto, questa schermata grigia e dammi un attimo il telefono. Tolgo il night shift dal mio iPhone, tolgo il night shift dal suo iPhone 12 e questo è il risultato. Quello a sinistra è l'iPhone 12 del mio amico, quello a destra è il mio iPhone 13 Pro con lo schermo massacrato, praticamente tutto verde e non capisco come sia possibile, veramente uno smartphone da 1300 euro. So benissimo che sono cose che succedono, ma non capisco perché nessuno ne parla online, perché Apple, chi se ne frega, cioè se i prodotti hanno dei difetti è giusto parlarne. Ovviamente io avrei preferito che il mio iPhone fosse stato perfetto come tutti gli altri, perché comunque io ho esposto anche il problema a Joe e a Antonino, se non li seguite seguiteli, e loro anche hanno un iPhone 13 Pro e loro però non hanno questo display scandaloso, quindi o c'è un complotto nei miei confronti e Amazon quando ha un iPhone difettoso lo spedisce a me, oppure veramente io non me lo spiego. Ovviamente so che non sono né il primo e né l'ultimo ad avere questo problema su iPhone 13 Pro, che comunque rimane uno smartphone veramente incredibile. Tant'è che non ho deciso comunque di mandarlo indietro, me lo terrò così almeno per adesso. Perché dico almeno per adesso? Beh, perché l'altro giorno in Apple Store la ragazza mi ha detto a me che l'hai comprato su Amazon non me ne frega niente, purtroppo io non posso andare avanti, non posso sostituirti lo schermo o il telefono perché Apple stessa non me lo permette. Però se vuoi provare a contattare Amazon e farti sostituire lo schermo o il telefono da loro, mandagli un messaggio, mandagli una mail e prova. Stamattina ci ho provato e Amazon è disposta a cambiarmi il telefono e darmene uno nuovo di pacca. Però ora non mi sembra il caso, ci sono le feste, ho diversi lavori da fare, quindi non posso stare senza iPhone. Ho chiesto se fosse possibile inviarmene uno prima di restituire questo, in modo tale da non stare nemmeno un giorno senza iPhone. Ovviamente non è possibile e quindi ho detto vabbè, posso cambiarlo più avanti? E la loro risposta è stata puoi cambiare l'iPhone entro i 2 anni dalla garanzia, quindi comunque quando starò calmo, starò più tranquillo, un periodo con meno lavori da fare, sicuramente cambierò nuovamente questo iPhone, che lo sappiamo benissimo è una situazione particolare perché comunque queste tinte viola, verdi si vedono soltanto in determinate schermate, ma ora che so che l'iPhone è difettoso mi dà fastidio, le vedo praticamente sempre, quindi spero vivamente che questo periodo passi in fretta così da poterlo sostituire il prima possibile. Con questo video però ci tenevo a fare un appello alle aziende, porca miseriaccia, 1300 euro e non è proprio possibile che mi arrivi a casa un prodotto con uno schermo del genere. Guardate questa foto, qui vedete il mio iPhone 13 Pro, un altro Android da 350 euro e ai lati i miei due OnePlus, OnePlus 9 e OnePlus 8T. Gli schermi dei OnePlus sono praticamente perfetti, lo schermo di iPhone fa schifo e lo schermo dell'Android da 350 euro è più o meno come quello di iPhone. Sull'Android da 350 euro posso quasi accettarlo, non va bene lo stesso perché comunque 350 euro sono comunque tanti soldi. Però, sinceramente, che un problema del genere si verifichi su un iPhone da più di 1000 euro, secondo me è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Come detto, questo video me lo sarei risparmiato volentieri, perché comunque avrei voluto un iPhone perfetto, come mi è sembrato dall'inizio. Cioè io non so se magari all'ascolto c'è qualcuno dei più esperto di me, è possibile che abbia toccato qualcosa dalle impostazioni, oppure è possibile che queste tinte siano software, non lo so, mi sembra veramente strano, non so che dirvi, so soltanto che sicuramente farò sostituire di nuovo il mio iPhone da qui a qualche mese, tanto Amazon me lo permette, e beh, tutto è bene quel che finisce bene. Ovviamente, vi ricordo, se acquistate un iPhone da Amazon è come se lo acquistate in Apple Store, anzi, forse se lo acquistate da Amazon avete la possibilità di andare a chiedere aiuto sia in Apple Store e sia da Amazon, quindi io non sono pentito della mia scelta. E ovviamente è anche un modo per rispondere ai saputelli che mi dicono vai in Apple Store, compra solo in Apple Store. Raga, è la stessa cosa e l'ho vissuto sulla mia pelle con questa esperienza. Detto ciò, spero di non aver offeso nessuno con questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se anche i vostri iPhone sono afflitti dal display marso. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube.
Ciao.